Io sono Riccardo Camarda e intanto volevo ringraziare Unint Speech per avermi invitato a questo incontro. Ecco, io non sono un professionista, non sono un esperto, questo volevo che fosse chiaro, e oggi sono qui perché voglio raccontarvi una storia. Sono qui perché credo che alcune cose debbano essere cambiate. Quando ero piccolo volevo crescere. Piccolo quanto? Più o meno dell'età in cui vuoi fare un sacco di cose, ma la mamma ti dice che non puoi farle, perché sono cose da grandi. E allora tu aspetti con ansia di diventare grande, che poi alla fine per i bambini è essere adolescenti. Ma per farvi capire, ero più o meno piccolo così. Ecco, quando ero piccolo volevo crescere, volevo diventare un adolescente, anche perché mi ero già immaginato tutto, era pazzesco. Ricky a scuola superiore, anche se chiaramente a quest'età non sapevo ancora l'indirizzo, perché poi come tutti i bambini volevo fare un sacco di cose da grande, dal giornalista all'astronauta. Mi immaginavo la prima vera storia d'amore con la compagna più carina del liceo. E poi insomma un sacco di altre cose. Ricky la patente e Ricky il sabato sera in discoteca con gli amici. Volevo crescere. Così non avrei più avuto paura del buio. Da piccolo ero terrorizzato, andavo sempre da mamma. Ed ero convinto che la paura non fosse cosa da grandi. Ecco, quando poi sono in realtà diventato adolescente, mi sono reso conto che questa non era proprio l'età così bella che mi aspettavo da bambino. Perché mi sono reso conto che l'adolescenza è come un gioco con le proprie regole, e se tu adolescente non le rispetti, sei fuori. Il problema, vedete, il problema è che queste regole non le decidi tu, sarebbe troppo semplice. Le decidono gli altri per te, le decide la società. Ho capito che stavo iniziando a giustificare un sacco di comportamenti, dai vestiti o alla sigaretta, o rispondere male ai miei genitori, perché in fondo ero un adolescente ed era normale fare quelle cose, lo facevano tutti, doveva andare così. Che poi c'è stato un momento ben preciso in cui ho proprio capito che l'adolescenza è una vera fregatura. Ed era il primo giorno di scuola superiore, quando il professore mi chiese: che cosa vuoi fare da grande? Ecco, mi sono sentito, avete presente quando ci alziamo da un posto e dimentichiamo il telefono, e cerchiamo da tutte le parti, andiamo in panico, il cuore si ferma. Ma io davanti a quella domanda, a 15 anni, stavo perdendo molto di più. Stavo perdendo i miei sogni. E restai in silenzio perché non sapevo cosa rispondere al professore. Ma la cosa ancora più buffa, che mi fa sorridere anche adesso, è che quando abbassai lo sguardo, per l'imbarazzo, perché non riuscivo a guardare il professore negli occhi, i miei occhi caddero su una frase che era scritta nel diario, perché lo stavo sfogliando, e c'era scritto: l'adolescenza è un brufolo che ti viene nel cuore. Ecco, in quel preciso momento ho capito che questo brufolo non potevo trattarlo come tutti gli altri. Perché vedete, questo non potevo scoppiarlo, era qui dentro, altrimenti sarei scoppiato con lui. Ho iniziato a pensare che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, o nei miei genitori, che non erano stati in grado di impedire questo cambiamento. Non c'era niente di sbagliato in me, non c'è niente di sbagliato in noi adolescenti. L'adolescenza è stata inventata e oggi ve ne darò le prove, oltre a farvi scoprire una profezia. Sì, lo so cosa state pensando, ma come si è inventato questo, che l'adolescenza è stata inventata? Beh, vi dico la verità, questa cosa l'ho pensata anch'io quando l'ho sentita dire da un mio amico che era a pranzo da me. E mia mamma, che è sempre, a volte troppo invadente, gli ha chiesto: come stanno andando i tuoi anni adolescenziali? E lui rispose: tutte cavolate che ci spacciano. L'adolescenza non esiste, l'abbiamo inventata. Perché dal momento in cui da bambino ti convincono che tu
da adolescente subirai tutti quei cambiamenti, tu sarai un adolescente. Beh, io gli ho riso in faccia. Eppure questa teoria mi incuriosiva e questo mi ha spinto a fare delle ricerche. Insomma, ricerca, trova e non trova, mi sono imbattuto in un blog, Sociological Images, e ho trovato questo grafico. Questo è un grafico che documenta la nascita della nozione di adolescenza ed è stato elaborato da un docente universitario di Maryland, Philip Coyne. Chiaramente si vede questa linea blu crescere sempre di più a partire dal Novecento, perché questi sono gli anni in cui vengono pubblicati i primi studi pubblici sull'adolescenza. Ma esattamente cosa ci fa quel puntino? Lo vedete, intorno agli anni 70, più alto di tutti, quasi fiero della sua posizione. A cosa era dovuto questo picco? Ora chiudete gli occhi. Immaginatevi di non essere su una sedia di questa sala. Siete invece negli Stati Uniti d'America, anni 70. Secondo me sapete fare molto di più. Boom economico. Immaginatevelo. Tendete l'orecchio, ascoltate. Ascoltate i rumori della gente che compra in maniera sfrenata qualsiasi cosa. C'è la fila. Ce l'ho come io, non che dici mi stai superando, televisione a go-go, annusate l'odore della necessità di rendere il consumismo ancora più consumismo. Vi chiedete come? Il cervello lavora, state cercando una risposta, ecco ci siete, creando appositamente una fetta di persone che consumasse senza produrre, in modo da tenere la domanda più alta dell'offerta. Come facevano a consumare senza produrre? Con la scuola, alzando proprio in questi anni l'obbligo scolastico sempre di più. Ve lo riassumo in un pensiero. Se sei uno studente, non lavori. Non lavorando, non produci. Non producendo, sei solamente costretto a consumare. Anni 70, ecco i teenagers. L'adolescenza è stata inventata. E le sue problematiche sono causate dalla società, che poi, a proposito di problematiche, ma chi se l'è inventata quel maledetto giorno che noi adolescenti dobbiamo avere queste crisi di identità? Erik Erikson, psicoanalista e psicologo tedesco, vissuto, e torniamo sempre lì, questo è importante, negli Stati Uniti d'America. Egli disse, oltre alle migliaia di teorie che fece, che per diventare un adulto fedele, responsabile, impegnato, qualsiasi cosa vogliate, ogni adolescente, sentite bene, ogni adolescente doveva necessariamente passare attraverso una crisi di identità. Non ci poteva fare niente. Ma Margaret Mead non la pensava così. Margaret Mead era un'antropologa americana e fece un viaggio in Samoa, che si trova in Polinesia, Oceano Pacifico. Andò qui per studiare le problematiche adolescenziali e rimase stupita nel vedere che gli adolescenti in Samoa non erano tormentati da tutte queste problematiche tipiche della società occidentale, anzi, in Samoa l'adolescenza era considerata un'età bella, un'età serena, perché gli adolescenti erano lasciati liberi di giungere alla maturità fisica, identitaria, sessuale, senza condizionamenti eccessivi. Capite bene quanto influisce il modello sociale differente in tutto questo? In un modello sociale tuttavia più semplice, non volto al consumismo, non volto al progresso, come quello in Samoa, queste problematiche mancavano. Un'altra questione molto importante è quella dei riti di passaggio. I riti che segnano il passaggio dall'età adolescenziale a quella adulta. Se pensiamo, fin dai tempi antichi c'erano delle prove fisiche, c'erano delle prove concrete in cui la gente rischiava la vita. E comunque poco tempo fa c'era il servizio di leva militare, che in qualche modo ti faceva sentire un uomo. Ora invece soltanto all'interno della scuola si tenta una ritualizzazione del passaggio, con l'esame di maturità.
Ecco che i riti di passaggio sempre di più sono caratterizzati da un eccesso di intellettualizzazione, che va a misurare le conoscenze concettuali, ma non segna nessun passaggio vero e proprio. Questo cosa comporta? Questo fa sì che ogni adolescente viva i propri riti di passaggio in modo sregolato, non secondo un orizzonte condiviso, e quindi l'adolescenza sta diventando un'età che si sta allungando sempre di più. Ora, la regia mi dice che mi dovrei fermare per un breve break, insomma, switch, e poi ripartiamo. Noi adolescenti sempre di più siamo considerati un problema, ma d'altronde questo lo sapete, non è un fatto nuovo. Ad esempio, durante questa mia ricerca mi è capitato di imbattermi in una sorta di profezia, ed era una profezia così bella, ma così bella, che ve la leggo, anche perché non la voglio sbagliare. Sentite bene, non c'è più alcuna speranza per l'avvenire del nostro paese. Se la gioventù di oggi prenderà il potere di domani, poiché questa gioventù è insopportabile, senza ritegno, pericolosa. Ora, voi siete giovani. Sembra proprio detta da uno dei nostri genitori, da uno dei nostri professori, mentre guarda con disdegno un adolescente millennials attaccato al telefonino, no? Ora, giusto per curiosità però, alzi la mano chi non crede alle profezie. Sono solo mani, dai, non siete timidi. Perché, vi devo dire la verità, non ci ho mai creduto nemmeno io. Ma quella che avevo davanti, quella che avete davanti, non è una profezia di 10 o 20 anni fa, quando Steve Jobs nel garage stava lanciando la rivoluzione che lui aveva già intuito, la sua profezia, ma di più. Nemmeno 500 anni fa, quando Nostradamus aveva previsto moltissime cose che secondo alcuni si sarebbero verificate ai giorni nostri, ma ancora di più. Questa profezia risale, sentite bene, a 2739 anni fa. È di Esiodo, un poeta greco. Questo vuol dire che già allora i ragazzi di quest'età erano considerati un problema. Ma c'è una cosa da dire, che il tempo passa e le società cambiano. Cambiano i costumi, i popoli, la lingua, le innovazioni. Eppure uno dei problemi sociali più importanti da oltre 2500 anni è rimasto lo stesso. I giovani, quando l'adolescenza chiaramente non esisteva, poi siamo diventati noi. Solo che ora questo problema è diventato più urgente, molto più urgente. I mercati hanno reso l'adolescenza liquida, come l'acqua, come qualsiasi liquido che si adatta alle forme di un contenitore. E sono loro, i mercati, i contenitori, i recipienti, che plasmano l'adolescenza, la modellano, la modificano, decidono in che forma si deve presentare, in che quantità. E noi adolescenti sempre di più siamo schiavi destinati a costruire piramidi del consumo, perché senza quella particolare maglia, senza quel particolare vestito, senza quelle particolari scarpe, noi non siamo adolescenti davvero. Scusate un attimo. Stiamo tutti pendendo dalle tue labbra. Guardi, mi bevo un attimo.
Prego. Ecco che senza delle particolari cose noi non ci sentiamo adolescenti davvero, perché dobbiamo avere delle cose che ci permettono di etichettarci. Anche perché in un mondo fatto di solitudine, andare controcorrente fa paura. Ed è così che dalla paura del buio, che avevo da piccolino, andavo sempre da mamma per dormire, ho iniziato ad avere paura di questa solitudine. È come quando entri in un labirinto, soltanto che non ci esci più. Non avevo più fiducia negli amici, perché ero talmente attorniato ad amici virtuali che quelli reali erano sempre di meno. E abbiamo iniziato a comunicarci like, cuore rosso, aggiorna il feed. Ma nella vita reale non ci sono i like. Non c'è un pollicione in su, non c'è un pollicione in giù. Non ci sono soltanto le foto in cui vieni bene e che vuoi far vedere. Ci sei tu stesso, in qualsiasi momento, anche quello che non vorresti far vedere. Continuamente esposto allo sguardo vigile degli altri, che non aspettano che una tua mancanza. Benvenuti nel mondo dell'immagine. Benvenuti nel mondo della solitudine. Questa è la scritta che si trova nella porta per entrare nel nostro mondo. Dobbiamo uscire, chiuderla a chiave e buttarla via. Perché contemporaneamente noi adolescenti stiamo vivendo un altro paradosso, quello della velocità. Nel senso che vogliamo tutto subito, immediatamente, anche quando c'è bisogno di aspettare. Del resto, se ci pensate, no, a come semplicemente avviene una chat fra due adolescenti, ve la faccio, è online. Invio messaggio, dopamina. Risposta, dopamina. Invio la risposta al messaggio, ulteriore dopamina. Ultimo accesso. Aspetta, è tornato online. Ricevo la risposta alla risposta del messaggio. Tutto questo in quanto? 1 minuto? 2 forse? Anzi, se siete veloci anche 30 secondi. Dobbiamo imparare ad avere il giusto ritmo e avere la capacità di attendere. Perché stiamo correndo troppo e troppo velocemente. Non so perché non vado al video. Ecco, meglio. Sì? Clicca? No. Qui. Problemi tecnici. Stiamo crescendo imparando a pensare alla maniera di un fast food. Caspita, proprio noi italiani che siamo legati al concetto del buono, del bello e del ben fatto, sappiamo che il cibo buono non si trova nel fast food, che i pensieri e le idee innovative non si trovano in un eccesso di velocità. Dobbiamo abbassare il fuoco perché stiamo bruciando tutto. E nella velocità, è incredibile, nella velocità ci dimentichiamo di mettere dentro le spezie, il sale, il pepe, il peperoncino, l'olio, il prezzemolo, mettiamoceli dentro. Diamo un po' di sapore a questi nostri pensieri, cuciniamoli bene nell'azione, perché ne abbiamo bisogno. Dobbiamo cambiare. Ce lo dicono, guardate, da 2500 anni, da oltre 2500 anni, ma io credo che nella società attuale, in questa società, sia davvero urgente. E se non l'avete ancora capito, ve lo voglio spiegare con una formula. F è uguale a R più C più D moltiplicato A al quadrato. F è il risultato più importante che dobbiamo cercare. La F di felicità, perché noi adolescenti ci siamo totalmente dimenticati di questa parola. Ed è incredibile come tutto questo tempo siamo stati fermi, seduti, a girarci i pollici, mentre la felicità correva, andava avanti, e noi eravamo semplicemente seduti, ma guardate che se non ci muoviamo a rincorrerla, lo stacco sarà troppo grande. Per raggiungere questo risultato dobbiamo sommare 3 componenti, la R di ritmo. Dobbiamo fermarci, sostare,
prendere fiato, perché il mondo è più veloce di noi e noi non possiamo pensare di sfidarlo in una gara di corsa perché perderemo. La C della creatività, perché abbiamo lasciato totalmente stare anche questa parola. Ed è incredibile come noi adolescenti stiamo perdendo i petali dei nostri talenti, mentre volano via. E noi cerchiamo di afferrarli, ma ce li abbiamo, soltanto che nessuno ci ha mai spiegato come utilizzarli, perché sin da piccoli, questo è pazzesco, sin da piccoli siamo stati educati alla correzione dell'errore e non su cosa sappiamo fare meglio. La D di differenza generazionale, ovvero guardate la più grande opportunità che noi millennials possiamo avere, perché non c'è cosa peggiore nel vedere quasi una gara fra le generazioni a chi ha fatto o chi farà meglio. Le generazioni passate hanno costruito per noi adolescenti, per noi millennials, strumenti che noi sappiamo usare molto, molto meglio di loro e loro lo sanno. Allora ci dovrebbe essere un confronto, una collaborazione reciproca, perché soltanto in questo modo potremo scrivere la società del futuro. Tutto questo devo moltiplicarlo per A, per A al quadrato, l'A di atteggiamento. Ma perché A al quadrato? Perché è il moltiplicatore più importante di questa formula. Senza il giusto atteggiamento continueremo a vivere terrorizzati dalla paura del futuro, dalla paura della solitudine. Dobbiamo imparare a vivere il presente e a guardare il futuro con gli occhi del presente, se vogliamo vincere questa angoscia. E poi dobbiamo anche imparare a rimanere soli, ma avere cura della nostra solitudine, farla diventare una possibilità piacevole per poi cercare il contatto. A proposito di contatto, abbiamo lasciato stare anche questo, la connessione con gli altri giorno dopo giorno, perché dobbiamo diventare meno social, ma più socievoli. Il risultato di questa formula spetta soltanto a voi. Cercatela, che ne so, mentre la mattina state aspettando il treno o il tram e vi state annoiando a morte, oppure se vi siete dimenticati le cuffiette mentre siete davanti con il libro a studiare e non ce la fate più. Scrivetela, fotografatela, non mi interessa cosa ne facciate, ma dobbiamo risolverla. Perché credo che cambiare sia il nostro dovere, per diventare oggi migliori di ieri, ma domani migliori di oggi. Credo, e ve lo dico con grande convinzione, che questo cambiamento non sarà indolore, mi dispiace dirvelo. Ci costerà il coraggio di accendere la luce e vedere finalmente tutto quello che semplicemente abbiamo ignorato. Perché molti di noi ce l'hanno fatta, altri come me ci stanno provando. Ma la cosa più importante, e della quale sono completamente convinto, è che molti di voi ce la potrebbero fare. È questa la mia profezia. Grazie a tutti.